sono di Bologna. Come sono arrivata a Paros? Una storia, io dico sempre che ci vuole un po' di sana follia, perché comunque la follia ha sempre condito la mia vita e sempre lo farà. Ci vuole un po' di intraprendenza, perché chiaramente un cambio di vita completo, quindi ti scontri e ti incontri con realtà completamente diverse dalle mie. Io lavorativamente parlando ero analista in un gruppo Daimler, quindi avevo a che fare con numeri, con statistiche, con una vita completamente diversa da quella che ho adesso. Poi arrivi a un punto che dici: ho bisogno di stimoli diversi, che vanno oltre a quello che è l'apparenza, il fatto di avere il vestito di marca, il fatto di avere il telefonino, il computer di ultima generazione. E quindi dici, alla veneranda età di 50 anni, perché ho cambiato vita che avevo 50 anni, e dici: voglio qualcosa di più. Voglio cominciare ad assaporare il tempo, che mi resti un giorno, che mi restino 100 anni, voglio comunque assaporare il mio tempo. E così è stato con quello che è diventato mio marito, e ci siamo sposati qui a Paros, e abbiamo perseguito il nostro sogno, ovvero di cominciare un nuovo episodio della nostra vita. Di sana follia. Di sana follia. Come diciamo abbiamo messo sempre. veramente tanta sana follia per fare questa bellissima esperienza e siamo contenti di averla fatta, senz'altro. Abbiamo riscoperto cose che molto probabilmente prima non avevamo e abbiamo scoperto veramente cosa vuol dire il contatto con la natura, il contatto con le cose più semplici della vita, dove veramente ti arricchiscono e ti danno grande energia. Noi avevamo già un'idea di cambiare vita, perché appunto eravamo stanchi del ritmo frenetico, del fatto di avere degli orari, il fatto di avere una vita ormai schematizzata, era quella e non uscivi più da quello schema. E abbiamo detto: ok, cominciamo e giriamo qualche isola. Abbiamo girato isole in Spagna, poi abbiamo girato isole in Grecia e siamo arrivati a Paros. Paros è stato il colpo di fulmine. C'è un'energia a Paros, un'energia veramente forte. E parlando in un italiano maccheronico con un vecchio pescatore, quando siamo arrivati proprio qua a Paros, è stato bello perché ci ha detto che Paros sceglie le persone che vivranno a Paros. Quindi se tu piaci a Paros, troverai la maniera di tornare e vivere a Paros. E così è stato, perché comunque noi siamo tornati in Italia, abbiamo venduto le nostre attività, siamo arrivati qua e abbiamo cominciato questa nuova vita fantastica. Ecco, una cosa che vorrei che capisse anche la gente che vorrebbe fare questi salti: non sono salti che organizzi nel giro di un mese. Noi ci abbiamo messo circa un annetto per organizzare con i giusti tempi, mettere insieme diverse cose, perché non puoi pensare di arrivare con lo zaino in spalla e cambio vita, parto e vado. No, perché secondo me è la cosa peggiore. Tra l'altro io ho detto: ok, andiamo a Paros perché potrebbe essere una delle isole che ci piace, perché appunto ci siamo un attimo documentati di quello che poteva essere. Poi c'era una webcam, quindi ogni tanto noi entravamo dal computer in questa webcam e guardavamo cosa poteva essere Paros. E ho detto: non andiamo in estate, perché in estate è bello qualsiasi cosa, c'è il sole, c'è il mare, la voglia, no, dell'estate, la voglia di divertirsi. Andiamo nel periodo più brutto in assoluto. E quindi noi siamo arrivati qua a Paros a novembre e
quando siamo tornati a casa abbiamo detto speriamo che in estate ci piaccia altrettanto come ci è piaciuto in inverno, perché anche l'inverno di Paros ha il suo fascino. La primavera non ne parliamo perché è un'esplosione di colori, c'è il periodo dove hai il trifoglio in fiore, quindi hai delle colline gialle e verdi, sembra di essere in Irlanda, non a Paros. Poi hai il periodo della malva, quindi tutto viola completamente. Poi hai il periodo dei papaveri, quindi hai dei campi di papaveri rossi che sono una cosa fantastica. Poi ovviamente d'estate è molto più brulla, molto più secca, però hai il mare che in compenso è qualcosa di eccezionale. Allora, l'unica cosa che mi tenevo un attimo legata era mia figlia, perché inizialmente era un progetto, avendo fatto mia figlia scuola di ristorazione, volevamo aprire un ristorante anche per lei e quindi inizialmente doveva venire anche Francesca. Poi l'amore, il cambio di vita, diciamo anche suo, perché comunque era cresciuta anche lei, ha deciso di restare in Italia, perché la sua vita ha pensato che fosse giusto continuarla in Italia. Io come mamma ho rispettato le sue idee, ma nello stesso tempo ho perseguito anche quello che era il mio di sogno, visto che comunque secondo me il compito di una mamma è anche quello di rendere indipendente il figlio, non di tenerlo attaccato alla gonna, come si suol dire, ma di renderlo un adulto in grado di decidere. Quindi lei ha deciso in quel momento di restare in Italia. E quindi noi siamo arrivati a Paros e abbiamo cominciato. Inizialmente cosa facciamo? Mauri, mio marito, era più per prendersi un anno sabbatico. Vediamo, io sinceramente non sono quella che vuole vedere, io sono molto più per l'azione e abbiamo deciso di aprire un ristorante italiano, perché un'altra comunque nostra passione era la ristorazione e quindi abbiamo aperto un ristorante italiano e l'abbiamo tenuto per 5 anni. Noi non eravamo del settore, quindi era qualcosa di completamente nuovo, però io dico che se tu metti passione in quello che fai, la gente lo percepisce. Il nostro era un ristorante piccolino, Bacco, perché ovviamente Dio del vino, cucina prettamente italiana, con vini italiani, e la gente veniva da noi perché, ok, la cucina italiana, quindi classica cucina italiana non rivisitata, quindi in linea. Abbiamo avuto grandi riconoscimenti da parte di persone che sono state da noi, ma anche a livello di recensioni, di critiche. Era il ristorante italiano per eccellenza, direi, e la gente, mi piaceva molto il discorso, perché a noi poi piaceva interagire. Noi uscivamo, non mi interessava di servire il piatto, entri, paghi e te ne vai. Io volevo conoscere le persone che venivano da noi e capire perché volevano venire a mangiare da noi, o perché entravano e mi chiedevano una carbonara con i funghi, perché qua in Grecia la carbonara si mangia con i funghi e io ovviamente, Mauri, cioè, assolutamente non avrebbe mai servito una carbonara con i funghi, e quindi cominciavi a scherzare sul fatto che se sei venuto in un ristorante italiano è perché tu vuoi mangiare un piatto italiano e non un piatto italiano grecizzato. E quindi queste persone poi si affezionavano a noi, perché comunque, come dicevo, se tu trasmetti passione, in quel caso lì lo trasmettavamo al cibo, la passione, e poi l'ho trasmessa all'arte, credo di vivere di passione, perché per me è il fuoco, no? Che ti stimola, che ti dà. E quindi la gente veniva da noi perché c'era Mauri e Laura, e sapevano che noi comunque alla fine uscivamo con la grappa, facevamo 2 chiacchiere, c'era il tavolo che aspettava, sì, ma sei in ferie, cioè anzi vieni qua che chiacchieri e conosci gente diversa, no? E poi niente, come
una fine capitolo. Abbiamo deciso, Mauri per problemi di salute non riusciva più a gestire, ha un problema di artrite alle mani, quindi diventava anche difficoltoso il fatto di usare padelle e tutto quanto, e prendere un'altra persona per sostituire Mauri non sarebbe stato più Bacco, sarebbe stata un'altra cosa, non sarebbe stato più il nostro Bacco e non saremmo stati più Laura e Mauri. Quindi abbiamo detto ok, chiudiamo questo capitolo e ne apriamo un altro, e il nuovo capitolo è l'arte. Penso che Laura nei suoi quadri esprima proprio la sua essenza, il suo modo di vivere, quello che sente della sua vita, veramente. Allora, io nasco come artista, come autodidatta. Mia mamma, nonostante avesse una licenza elementare, perché ovviamente tempi di guerra, mi ha sempre invogliato sul fatto di stimolata con mostre, con colori, e quindi questa cosa qua mi ha sempre attratto. Nasco appunto come autodidatta, anche se mi è piaciuto studiare le diverse correnti prima di trovare la mia. Io facevo acquerelli, facevo pittura a olio, ma non mi dava soddisfazione. Il fatto di avere una pittura, io uso pigmenti, uso terre, uso sabbie, uso, non so, degli ingranaggi, perché ero da un orologiaio, ho visto degli ingranaggi che mi piacevano e quindi volevo inserirli. Qua ci sono degli ingranaggi di bicicletta e di orologi. Oppure il piombo, queste sono tutti malte, ossidi naturali. Mi piace appunto non rispettare più la staticità della tela, il fatto che queste siano pitosculture, cioè la tridimensionalità, no? Il fatto di avere, oltre ai colori che sono magari un po' diversi dal solito, il fatto di percepire, di toccare, ad esempio questa è la terra, qua ci sono 3 dei 4 elementi, questa è la terra, l'acqua e il fuoco. Il fatto di percepire, cioè uno vede questo e dice questa è la terra, perché comunque nasce tutto da un nucleo e arriva appunto ad estendersi e a fondersi con tutto il resto. Paros cosa ha cambiato? Ha cambiato perché, come dicevo prima, per me Paros ha un'energia incredibile. Ha cambiato anche il mio modo di dipingere, il mio modo di percepire quella che è l'arte. Quindi questa ricerca sempre di materiali, di pigmenti, di ossidi, di cose diverse. Faccio quadri con, non so, con i legni, con il fatto della sabbia, la sabbia stessa. È una ricerca sempre in evoluzione. Questo è il mare di Paros d'inverno, perché il bello del mare di Paros è che cambia colore a seconda della stagione. Secondo me il mare ha tanto da raccontare, no? Vorrei trasmettere attraverso il mio quadro le storie che ha il mare da raccontare, e quindi mi sono immaginato questa coda che può essere di balena, può essere di sirena, può essere di tante cose, verso un tramonto che è dorato e che quindi può raccontare la sua storia a diverse persone. Questo è voyeur, perché secondo me siamo tutti un po' voyeur, e il rischio qual è? Che guardando attraverso il buco della serratura puoi incontrare un altro occhio che sta spiando dalla parte opposta della serratura. Quindi secondo me questa era la rappresentazione di questi occhi nascosti. Vertigo perché? Perché la vertigine secondo me non è altro, per alcuni può essere un momento di smarrimento, di sbandamento, per me invece la vertigine
è un altro punto di vista, da un orizzonte diverso. Io infatti ai miei quadri non do un titolo ben specifico, ma attribuisco una frase e proprio per far capire, anche se secondo me un quadro non è mai da spiegare, perché a me può trasmettere qualcosa che è completamente diverso da quello che trasmette a qualcun altro, però diciamo che quello che volevo rappresentare appunto era la vertigine che comunque non sempre è qualcosa di negativo, anzi la trovo completamente stimolante. Questo è caduto, questo insieme ad altri, insieme a Vertigo e ad altri che comunque ho già venduto, è stato esposto anche al Louvre. E il caduto cos'è? È l'angelo che è caduto, ma è caduto perché? Intanto c'è sempre una speranza, anche il fatto di cadere non è sempre negativo, perché comunque tu ti puoi sempre rialzare, e soprattutto perché sei caduto. È un po' come Lucifero, perché era alla ricerca di qualcosa di diverso, qualcosa di reale, di diverso dalla sua realtà. Quindi il fatto appunto che ci sia sempre questo raggio di salvezza, diciamo, è uno stimolo, il fatto di ok, cado, ma non lo vedo come una sconfitta, lo vedo come qualcosa che mi dà una forza in più per rialzarmi, anche se perdo magari qualche piuma perché sicuramente nella caduta perderò delle piume, però poi mi rialzo. Paros ha la facoltà di far uscire la parte sommersa che alcuni hanno e alcuni sembra quasi non dire la hanno. parte primitiva, no? Che Sì, devi andare a scoprire. È vero. No? Primitivo scopriva ogni giorno nel suo cammino, e la stessa cosa ti fa parte qui, no? Allora, spiritualmente le cose cambiano, perché cambia il tuo modo di gustare il tempo, quindi hai più tempo per te stesso, hai più tempo per le persone con cui vivi, hai più tempo per leggerti un libro, più tempo per fare una passeggiata, più tempo per uscire quando c'è un temporale e vedere i lampi, più tempo per uscire, guardare la luna e ululare alla luna. Per quel che riguarda me a livello di spiritualità, io devo dire che da un mio percorso che avevo francescano, qui ho scoperto che forse ho un dialogo con Dio maggiore, perché proprio per una mia introspezione, cioè vado alla ricerca di me stesso, e devo dire che io parlo di Dio, può essere chiunque, questa entità immensa, però ho veramente un'apertura maggiore, un dialogo, ci litigo, ci rido, ci piango. Io invece ho riscoperto il mio lato più primitivo, più selvaggio, il fatto di uscire in una notte stellata e di parlare con la luna, che detta così uno dice ma puoi essere un po' svanita. No, è una cosa fantastica, il fatto di uscire, come fare il bagno in inverno, ecco, è una cosa che riscopri questo lato sommerso che non tutti hanno, perché bisogna anche averlo, no? Essere predisposti a questo, è la sana follia di cui si parlava prima. Sì, bisogna capire se l'isola fa per te. Io vorrei che la gente che pensa così, cambio vita, perché è molto facile dire mollo tutto e cambio vita. Sì, è bello, perché comunque noi l'abbiamo fatto e lo rifarei altre 100 volte, però bisogna fare i conti anche con quella che è la realtà. Io ho sentito tante persone che vogliono venire, anch'io voglio venire, voglio aprire il chiosco in spiaggia. Il chiosco in spiaggia non esiste. È finito il tempo di Puerto Escondido, di Salvadores o di Mediterraneo, esatto, dove la gente arrivava. Quindi, prima non è non così, esiste, è un film. Certo. Perché comunque bisogna fare i conti con la realtà. Aprire un'attività costa soldi, costa forse di più che
in Italia per quanto riguarda l'esperienza. Purtroppo hai a che fare... Sì, non è una questione economica, è proprio una questione proprio Hai a che fare con leggi completamente nuove, quindi devi affidarti anche a persone che magari non sempre sono le persone giuste, quindi ti scontri con una realtà che è diversa prima perché comunque non è la tua lingua. Cioè, per essere sinceri, aprire un'attività secondo me la puoi aprire benissimo, hai spese minori rispetto all'Italia, senz'altro, però sono spese, devi averle. Cioè, certo. Parlando in spiccioli, secondo me, quando io sento degli amici che dicono ok, guarda, io ho 10.000 euro da investire. Vieni a fare una vacanza. Cosa vieni a fare a Paros? Come in tanti altri posti. Cioè, non è che con 10.000 euro tu vieni, apri un'attività e poi pensi di fare chissà cosa. Allora, aprire un'attività a Paros vuol dire anche accontentarsi. Sì. Cioè, io mi accontento di aprire un'attività, devo avere un pochino di spalle coperte, perché se la cosa mi va male devo avere qualche cosina, non posso prendere poi magari... Ho visto anche gente purtroppo, e mi dispiace, rovinarsi, cioè avere dei debiti, poi dopo dover scappare, dover andare via. Non è così che funziona. Lasci anche un'impronta sbagliata, no? Che poi dicono gli italiani, il classico italiano lascia debiti e scappa. Non è così, devi lasciare anche un bel ricordo magari di te stesso, certo. No? Anche perché tu sei ospite qui, quindi insomma a tutti gli effetti. E ci vogliono molti anni per poterti far riconoscere come Parianos nell'isola. Ecco, una cosa se posso consigliare è che se vieni qua e decidi di fare questo cambio di vita, devi vivere Paros, quindi con i Parianos. I Parianos è gente semplicissima, è gente che comunque se non parla la tua lingua fa di tutto comunque per farsi capire, però è anche la gente che capisce se tu sei qua per fare soldi sulle loro spalle, quindi con il turismo, e puoi andartene d'inverno, o se sei comunque parte della comunità. Quindi questo è molto importante. Se uno vuole vivere a Paros deve anche capire come, in che maniera vuole vivere a Paros. La situazione greca non è da paragonarsi alla situazione delle isole. So che è un controsenso perché comunque l'isola è sempre greca, però la realtà delle isole è completamente diversa da quella che può essere Atene o del Pireo, quelle cose. Sai, le isole sono una cosa a sé, nel senso che vivono di turismo, gente che bene o male la maggior parte della gente sta bene qua. Noi siamo qui da 6 anni, abbiamo visto che in 6 anni Paros è cambiata tanto. Quello che noi temiamo è che abbia questo mega salto verso il futuro, dove loro non so se sarà la stessa Paros. Chiaramente per chi ha un'attività sono tutti soldi in più che entrano, il turismo porta soldi, questo si sa, e quindi ben venga il fatto di aprire un aeroporto internazionale, tutto quanto sicuramente porterà tantissimo turismo in più. Bisogna vedere se anche Paros è in grado di sopportare e di supportare tanto turismo in più, e che non si snaturi troppo. Se no sarà per noi il momento di cambiare isola un'altra volta. Io vorrei proprio ringraziare Story Hunters TV perché ci ha dato la possibilità di raccontare un pezzettino della nostra storia e di condividerla con chi potenzialmente vorrebbe venire a Paros, sperando che arrivi gente che capisce Paros e soprattutto che abbia delle idee chiare, che non venga qui innamorato dell'idea dell'isoletta, eccetera. Quindi ringrazio voi che date l'opportunità. Avete fatto una bella cosa. Noi siamo disponibili anche per aiuti, e dare consigli e per aiutare a fare queste cose. Ciao e grazie a tutti. Ciao.